Buonasera tifosi nerazzurri, anche nel lunedì della sosta torna l'appuntamento con Extra Time, sarà l'occasione per fare un po' il punto sulla corsa Champions che vede protagoniste l'Inter e le due romane, la Roma e la Lazio. Come sempre ad accompagnarmi Massimo Paganin, ben ritrovato Massimo. Ciao Federica, buonasera. E il nostro Alberto Santi, ciao Alberto. Ciao Federica, ciao Massimo, buonasera. Salve, buonasera. Scopriamo allora i temi di questa puntata nella settimana della sosta. Comincia il rush finale, il calendario di Inter, Lazio e Roma che metteremo a confronto. Vedremo anche come stanno le squadre, il loro stato di forma e infine le partite chiave. Partiamo però dal rush finale con l'Inter che riparte dopo una prova super convincente, dove ha ritrovato certezze, dove ha ritrovato fiducia e anche consapevolezze nei propri mezzi che forse nelle ultime settimane aveva un po' perso Massimo. Sì, forse aveva smarrito più che perso, no? Li stava ricercando e stava cercando di ritrovarli. Ma diciamo che nelle ultime 5 gare comunque sono 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, quella di Genova contro il Genoa. Nelle ultime 2 partite in maniera più specifica l'Inter ha subito 0 gol, nelle 5 solamente 3 gol, quindi sta ritornando, sta ritrovando equilibrio la squadra, sta facendo bene e l'ultima gara lo ha dimostrato, la progressione più che altro delle ultime 2 gare, perché con il Napoli una partita in casa dove ha concesso poco alla squadra di Sarri, ha concesso pochi tiri verso la propria porta, ha fatto un po' fatica a proporre gioco l'Inter, è vero, però ha giocato una buona gara. Secondo me con il Verona infatti la chiave potrà essere giocare tra virgolette leggeri, cioè quella leggerezza che ti arriva dalle vittorie, quella magari, come possiamo chiamarla, forse la spensieratezza che ti porta a vincere un certo numero di partite, cioè tanto sai che siccome sei forte prima o poi la vinci, cioè quando si dice vincere aiuta a vincere secondo me è proprio in questo senso. Guardando le rivali dell'Inter, Alberto, forse la Lazio è quella che ha rallentato di più, infatti non vince da 3 partite. Ma la Lazio sta avendo un percorso davvero difficile da prevedere, nel senso, come gioco credo che rispetto a Inter e Roma abbia avuto picchi più alti, cioè ci sono state certe partite della Lazio davvero fantastiche, poi anche confermate dai risultati che sta ottenendo anche in Europa. Allo stesso modo, quasi anche questo percorso europeo della Lazio, guardiamo il passaggio del turno con la Dinamo Kiev, ha sofferto in casa, poi invece è andato a fare una grande prestazione in trasferta. La Roma, Massimo, secondo te è stata tra le 3 quelle che ha avuto il rendimento più altalenante? Beh, diciamo che facciamo una considerazione. La Roma era partita all'inizio della stagione, essendo arrivata terza lo scorso anno. Quindi ci si aspettava che potesse competere, concorrere, visto la profondità della rosa, visto la qualità dei giocatori che aveva preso, soprattutto con l'aggiunta di Kolarov rispetto allo scorso anno, che potesse competere con le prime 2 e quindi giocarsi lo scudetto fino alla fine. Si è ritrovata in situazioni complicate, è vero che Di Francesco manca ancora di quell'esperienza necessaria a dover gestire un gruppo così importante e una piazza così difficile, però direi che a questo punto è quella che forse sta meglio dal punto di vista mentale, che ha ritrovato il gioco nelle ultime 5 partite, ne ha persa solo una, quella in casa con il Milan. Poi però è andata a vincere a Napoli 4-2, vincendo una partita, giocando benissimo e ha fatto 4 su 5 nelle ultime partite. In assoluto come squadra, come rendimento esterno ha vinto 20 partite su 21. Guardiamo un attimo la classifica aggiornata della Serie A, perché vi volevo parlare anche delle quote Champions, perché negli ultimi 6 anni la quota più alta è stata raggiunta dall'Atalanta la scorsa stagione, 72 punti. Quella più bassa invece di 62, Max, è bastata proprio la Lazio nella stagione 2011-2012, quindi cioè, in questi 6 anni sono cambiate, si è partiti da una quota bassa, siamo arrivati alla scorsa stagione con 72 punti per raggiungere l'Europa. Dipende da quanto corrono le squadre, perché abbiamo visto che anche il Milan potrebbe rientrare volendo nella corsa Champions, quindi averne 4 che lottano per 2 posti porta via punti, no? E quindi questo vuol dire fare dei numeri importanti per arrivare a quella quota, non c'è nulla da fare, per colmare il gap quelli sono i numeri, quelli che serviranno al Milan per arrivare eventualmente in zona Champions. Per chi sta davanti i numeri parlano diversamente, ci sono partite c'è un gap diverso, i punti sono stati fatti prima quando il Milan li ha persi, però al di là di tutto, per ritornare a quello che mi avevi chiesto tu, la quota Champions a mio modo di vedere è tra i 72 e i 74 quest'anno tranquillamente.